Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. A questa nuova storia di oggi che in realtà non avrei dovuto fare. Sì, perché oggi avevo intenzione di portarvi la storia della nascita di Tekken, visto che abbiamo fatto sia Mortal Kombat che Street Fighter, poi piano piano li andiamo a mettere tutti picchiaduro. Però mentre stavo reperendo tutto quanto il materiale e stavo iniziando a studiarmi un po' tutto, è venuto fuori che manca un tassello per arrivare a quella storia. Sì, perché noi in passato abbiamo già parlato della fine dell'era arcade, partendo dal suo boom negli anni 80 fino ad arrivare poi piano piano scemando per l'arrivo di tutte le varie home console, ma non abbiamo mai approfondito come andarono le cose quando per la prima volta arrivò la tecnologia tridimensionale nel mondo videoludico. E ci fu una battaglia epica tra due case che conoscete benissimo tutti quanti. La prima è la nostra amatissima Sega. La nostra amatissima Sega? Ma ti senti quando parli? Non c'era altro modo di dirlo. Ma dall'altra parte, per una volta non c'era la Nintendo, ma bensì la Namco. Entrambe ditte che resistono ancora al giorno d'oggi proprio come sviluppatrici di videogiochi, che però hanno avuto due storie molto diverse, ma i loro destini sono andati ad incrociarsi proprio durante la transizione tra il 2D e il 3D, perché non dimentichiamoci che la Namco è stata una grandissima casa produttrice di cabinati arcade di successo. Ma adesso buoni tutti perché ci arriviamo. Anche oggi devo stare attento perché a quanto pare qualcuno ha deciso di dormire sulla mia sedia mentre sto facendo il video. Vero Cibi? Quindi preparatevi per un altro tuffo nel passato che sarà anche abbastanza lunghetto perché come al solito di roba da dire ce ne sta veramente tanta. Abbiamo già fatto un video storia per quanto riguarda la fine dell'era arcade con tutti i suoi vari passaggi, quindi adesso non sto a rispiegarvelo da capo, però devo comunque darvi un minimo di contesto, cioè devo farvi capire che aria tirava nelle sala giochi nel periodo in cui è ambientata la storia di oggi. Tornando un po' indietro, l'era arcade ebbe la sua prima golden age tra il 1978 e il 1983, con l'uscita dei titoli cult che ormai hanno fatto la storia dei videogiochi, come per esempio Asteroid, Galaxian, Centipede, Defender, Frogger, e dove le case che si contendevano il mercato erano appunto ancora l'Atari, la Namco stessa, la Konami, e iniziava a fare capolino anche la Nintendo, proprio con il suo Donkey Kong del 1981. Ma tra tutti questi bellissimi titoli, il più famoso in assoluto, quello che se vogliamo racchiude in un'unica immagine tutta la Golden Age arcade, è proprio Pac-Man della Namco, uscito nel 1980. Abbiamo già trattato la sua storia con tutti i vari sotterfugi, come è nato, i bug del livello 256 che lo rende incompletabile, ne abbiamo già discusso ampiamente. Questa Golden Age purtroppo però finirà di lì a poco, complice proprio la grande crisi dei videogiochi, l'Atari Shock del 1983, che principalmente colpì il settore delle home console, ma dato che una delle cause principali era proprio la saturazione del mercato con milioni di titoli che ormai avevano perso qualità, anche le sala giochi arcade risentirono moltissimo di questa crisi. E difatti il mercato americano, che nel 1982 valeva quasi 9 miliardi di dollari, nel 1984 passò soltanto a 4,5. In 2 anni aveva perso la metà del suo valore. Anche se in realtà proprio in Giappone le sala giochi riuscivano comunque a mantenere il loro successo, e difatti fu proprio grazie ad un certo Hayao Nakayama, il presidente della Sega dei tempi, che l'era arcade riuscì ad avere una sua rinascita, e grazie a questo impegno della Sega nell'immettere nuovi titoli arcade sul mercato, il settore arcade nordamericano tra il 1985 e il 1990 riuscì a riprendere piede, guidato da titoli di punta per esempio come Kung Fu Master, Punch Out
ma anche cabinati che meccanicamente cominciavano a essere più complessi, che includevano dei simulatori di movimento, proprio come succedeva su Space Harrier oppure su Hang-On, che c'era la famosissima moto dove tu potevi piegare, o addirittura anche su Outrun, dove c'era l'intera macchina con volante e cambio. I famosi Taycan si chiamavano, letteralmente Body Sensation, ma oltre a tutti questi titoli poi era anche finalmente arrivata l'SNK con il suo Neo Geo MVS che rivoluzionò il mondo arcade del 2D. Il settore arcade finalmente sembrava avere la tanto agognata rinascita da quel maledetto 1983 ed è proprio in questo preciso momento storico che inizia la nostra avventura. La Sega con i suoi Hang-On, Space Harrier e anche il famosissimo Afterburner stava scalando le classifiche tra i migliori arcade di quel periodo. Ma una cosa particolare dei cabinati, mentre nelle home console siamo abituati che con un unico hardware tu riesci a farci girare tantissimi giochi sopra, le varie cartucce o CD che siano, per i cabinati arcade negli anni 80 la questione era diversa. A parte il Neo Geo con il suo MVS, spesso l'hardware, la scheda, la system board, aveva un hardware diverso da un titolo all'altro. E difatti per Hang-On andarono a utilizzare una scheda chiamata proprio Superscaler, una scheda basata su CPU Motorola 68000, che poi vedremo sarà lo stesso processore che metteranno anche nel Sega Genesis, con la possibilità appunto di scalare i vari sprite, per darti proprio quell'effetto che era presente su Hang-On, cioè che tu avevi un titolo in 2D ma ti sembrava uno pseudo 3D, perché la moto va dritta in uno spazio che può sembrare tridimensionale, con la strada che si genera avanti a te. Ma un titolo che ebbe ancora più successo di Hang-On fu proprio Outrun, uscito nel 1986, quel fichissimo gioco dove avevi come scopo il correre più possibile guidando una Ferrari Testarossa decappottabile. Ci abbiamo giocato tutti quanti, ci abbiamo sprecato non si sa quanti gettoni, ce l'abbiamo anche per tutte le varie console. È uno dei titoli arcade, se vogliamo, più belli ed iconici della storia. Poi anche il cabinato era qualcosa di fenomenale, cioè a quei tempi contava tantissimo l'estetica, oltre al fatto, per carità, anche della meccanica, perché c'erano dei motori idraulici che ti spostavano in base a come curvavi, cioè era proprio un piacere giocare a queste macchine. E proprio come per Hang-On esisteva una scheda hardware dedicata proprio per Outrun. Si basava sempre sul Sega Superscaler, ma era diversa. In pratica era una versione potenziata di quella per Hang-On, riusciva a fare tutto quello che faceva lei, ma aveva un processore più potente, sempre il 68000 ma con più megahertz, e grazie a questo riusciva addirittura a generare due strade contemporaneamente con l'effetto dello sprite scaling. Difatti Outrun, se ci pensate, è un gioco non lineare. Tu per arrivare alla fine, e poi ce ne sono anche più di una, puoi scegliere in alcuni punti del gioco, puoi scegliere appunto se andare a destra o a sinistra e in base a quello vai su un certo tipo di scenario. Quando tu hai questo cambio di direzione, il software genera contemporaneamente due strade finché non termini di fare la curva. Outrun, grazie a tutte le sue piccole innovazioni, la storia del non essere lineare, ma anche il fatto di essere un gioco accattivante con la Ferrari Testarossa, avvincente perché comunque era anche abbastanza difficile come titolo, divenne il cabinato arcade più giocato del 1987 in qualunque parte del mondo, in tutte le classifiche. La Namco fino al 1986 stava ancora vivendo un po' di rendita, diciamo, cioè grazie al successo dei titoli che aveva fatto uscire in passato. Uno dei suoi arcade ancora più giocati era proprio Pole Position 2, che però era uscito già dal 1983 e difatti al suo interno c'era una scheda hardware parecchio datata, perché poi era la stessa che avevano utilizzato proprio per il primo Pole Position, già nel 1982, addirittura la primissima scheda 16 bit mai uscita. Ma non era nemmeno la scheda della Namco più potente uscita, perché c'era proprio la Namco System 86, alimentata da un processore Motorola 6809, la risoluzione aumentava leggermente, che aveva anche lei sprite scaling, scrolling eccetera, ma che ti garantiva fino a 127
7 sprite con dimensione massima di 32x32 pixel contemporaneamente sullo schermo, quindi c'erano parecchi oggetti in movimento. Il problema di questa scheda furono principalmente i giochi. Nessuno dei titoli usciti con la Namco System 86 fu una hit di successo come nel passato. Le cose però andarono un po' meglio con il sistema successivo, con la Namco System 1. Il nome originale sarebbe Namco System 87, proprio perché è uscita l'anno dopo. La potenza di fuoco aumentava parecchio proprio grazie al doppio processore Motorola 6809, ma la vera differenza con il System 86 furono proprio i giochi sviluppati per questa nuova scheda. La System 1 infatti è una delle schede dove la Namco ha puntato di più, uscirono veramente parecchi titoli arcade e fortunatamente la Namco ricominciò a sviluppare dei giochi che entusiasmarono l'utenza, tra i vari Dragon Spirit, Pac-Mania o anche Galaga 88. Purtroppo però la Namco sapeva bene che questo tipo di hardware non poteva ancora competere a livello di prestazioni con l'hardware presente all'interno di Outrun e quindi nello stesso anno, sempre nel 1987, fece uscire una seconda scheda, la Namco System 2, dove finalmente anche loro decisero di utilizzare un Motorola 68000 come processore, addirittura come doppio processore. Il numero degli sprite a video era sempre 127, ma raddoppiava la risoluzione. Ogni singola animazione poteva essere grande 64x64 pixel. E finalmente c'era la possibilità sia di ruotare che di zoomare, la stessa cosa che praticamente succedeva sul Mod 7 del Super Nintendo, quell'effetto che vedevamo su Mario Kart che ti dava questo pseudo 3D ancora più immersivo rispetto anche allo stesso Hang-On oppure Outrun. A livello di prestazioni la Namco era arrivata vicinissima a quelle della mainboard della Sega. Se vogliamo proprio dirla tutta, la scheda di Outrun era ancora leggermente più potente, ma essendo creata per quel titolo era specializzata per titoli di corsa, mentre la Namco System 2 era leggermente più scarsa della scheda di Outrun, ma poteva essere utilizzata per più tipologie di arcade. Aveva un hardware che ti permetteva di programmarci facilmente diversi generi, non soltanto i giochi di corsa dove basavi tutto quanto su questo ingrandimento degli sprite. E infatti uscirono ancora più titoli con questo hardware rispetto a quelli del Model 1. Nonostante tutti questi titoli usciti per questa nuova scheda innovativa, la Namco non riuscì comunque a spodestare la Sega, perché i suoi titoli arcade risultavano essere ancora i più giocati. Ma in realtà la Namco stava bollendo qualcosa in pentola. Stanca ormai di rincorrere un avversario così forte, la Namco decise di fare il grande salto. Nel 1988 fece uscire il suo System 21, conosciuto anche con il nome di Polygonizer. Era la prima scheda arcade specificatamente disegnata per processare poligoni 3D. E ci vollero ben 3 anni per svilupparla. Pensate da quando se la stava covando la Namco questa cosa. Pur di sconfiggere la Sega, decisero di creare la prima scheda al mondo che si basava su questa nuovissima tecnologia. Questa scheda, oltre a montare un doppio processore Motorola, entrambi da 12 MHz da 32 bit l'uno, come unità DSP, che serviva appunto per fare i calcoli matematici per il 3D, aveva ben 5 processori della Texas Instruments in grado di generare una potenza circa di 641.000 flop, che per i tempi era un numero altissimo. Non guardate che adesso anche un tostapane arriva ai teraflops. Ed era in grado di gestire fino a 60.000 poligoni per secondo. E difatti il Namco System 21 sarà l'hardware più potente mai creato negli anni 80. Mi pareva strano che ancora non si era fatto vedere. Non cominciare a mangiarti le luci. Ma come era fatto questo hardware? In realtà non era un'unica scheda hardware, ma ce n'erano ben 4. Una, quella principale, quella del processore della CPU, e altre 3 dedicate soltanto alla parte grafica.
fu la prima scheda al mondo ad avere una GPU, una scheda grafica dedicata, quella che poi sarà di ispirazione per il normale funzionamento dei nostri PC desktop. Ma la cosa geniale di questa scheda, oltre all'architettura, era che tu le potevi combinare, le potevi mettere in serie per ottenere un hardware più potente. Proprio come si fa oggi nel mining, dove tu metti in serie più schede video per avere più potere computazionale, loro questo lo facevano già negli anni 80. E infatti proprio il gioco Winning Run, uscito nel 91, usava il System 21B della Namco, che consisteva proprio in 2 schede System 21 collegate. E direte voi, ok, ma quante se ne potevano collegare? 3? 4? È un po' di più in realtà, perché proprio su Galaxian 3, uno sparatutto a rotaia, già comandato negli spostamenti dove tu semplicemente direzioni i cannoni verso i nemici, con filmati in laserdisc in background e oggetti in 3D invece con i quali tu poi dovevi andare a interagire, si usava il Namco System 21C, all'interno del quale c'erano ben 16 System 21 collegati. E con questa innovazione grafica, con questa nuova spinta, la Namco riuscì finalmente a guadagnare terreno verso la sua avversaria, soprattutto appunto grazie a Winning Run, il titolo di uscita della System 21, tutto ovviamente in flat shading. Cosa significa questo? Che ogni poligono 3D, ogni faccia ha un singolo colore, non potevi fare ombreggiature, non potevi ancora fare il texture mapping. Ti hai rimesso a dormire tanto bene. Dai, giù a nanna, forza. Bravissimo. Tendo al tablet. Nonostante la Sega avesse continuato a sviluppare evoluzioni delle sue schede arcade in 2D, tra i quali la famosissima System 32, il primo sistema a 32 bit della Sega e l'ultimo basato appunto sugli sprite in 2D, la scheda principalmente dei famosissimi Sonic, Golden Axe 2 e Jurassic Park, ormai l'era del 2D stava iniziando ad essere dominata dall'SNK con il suo Neo Geo MVS e dall'altra parte stava arrivando invece questa nuova tecnologia del 3D, quindi la Sega, per mantenere la sua reputazione di casa innovatrice nel settore, decise anche lei di buttarsi in questa nuova tecnologia e affidò il compito ad un certo Yu Suzuki. E direte voi, chi cavolo sarà mai questo Yu Suzuki? Che avrà fatto di così importante nel settore videoludico? E niente, ha soltanto sviluppato alcuni dei cabinati più importanti di tutta l'era arcade. Questa nuova scheda doveva competere proprio con il System 21 della Namco e proprio per questo motivo si affidarono alla Fujitsu per il coprocessore che doveva occuparsi della grafica 3D, anche se gli stessi programmatori della Sega sarebbero dovuti andare a scrivere il codice del motore per la generazione del 3D. Lo stesso Yu Suzuki affermò che ai tempi non c'erano ancora dei processori dedicati per il 3D, quindi era ovvio che per avere dei buoni risultati dovevamo programmarci le cose da soli in base all'hardware che ci avremmo agganciato. E questa per i programmatori, ragazzi, è una delle frasi più belle che io abbia mai letto. Dovevamo far tutto utilizzando il linguaggio assembly. Ai giorni d'oggi tutti quanti programmano in C++, ma ai tempi tu non avevi altra scelta che il codice macchina, altrimenti non saresti riuscito ad avere risultati abbastanza veloci. E questa è una sacrosanta verità, perché noi oggi programmiamo con linguaggi come il C++, dove sono già pronte delle librerie a basso livello, dove tu non vai più a sporcarti le mani perché l'interfacciamento con l'hardware ormai lo fa tutto il framework.net della Microsoft o quello che cavolo è. Una volta tu, per ottenere le massime prestazioni dal tuo hardware, dovevi andare a scrivere, a spostare fisicamente i bit da un registro all'altro in assembly. E guardate che io ci ho programmato in assembly e è satana quel linguaggio. Però ti permette di controllare per intero il tuo hardware, quello che pensa, quello che fa, ogni quando mandarlo al bagno, ogni quando deve averci lo stimolo per andare al bagno, tipo Sheldon. Al giorno d'oggi tutti i programmatori con l'intelligenza artificiale, fammi questo, fammi quello, poi se non funziona una cosa non sai dove mettete le mani. Vai a fare queste cose negli anni 80, poi vediamo se continui a ritenerti un programmatore. Questa nuova scheda montava una CPU NEC da 16 MHz con 3 processori Z80 ausiliari, una GPU con 5 coprocessori Fujitsu che garantivano fino a 80 megaflop,
e la scheda programmata appunto dalla Sega, dal team di Yu Suzuki, per la rasterizzazione degli oggetti 3D. Delle caratteristiche molto simili a Namco System 21, che permisero alla Sega finalmente di sviluppare anche lei i suoi primi titoli in 3D. E alla faccia dei che titoli, perché il gioco con cui venne presentata questa scheda fu proprio Virtua Racing nel 1992. Ma la vera particolarità, al di là del software, era proprio il cabinato stesso, perché a parte la versione single player con volante e cambio, la più diffusa in realtà era un doppio cabinato dove tu avevi la possibilità o di giocare singolarmente oppure contro l'avversario presente nell'altra postazione. Ma ci fu anche un'ulteriore versione, la Deluxe oppure DX, con addirittura 6 airbag che ti scuotevano a destra e a sinistra, e addirittura erano presenti anche 2 cilindri pneumatici sul volante che ti davano appunto resistenza o contraccolpo quando giravi troppo velocemente sulle curve. E tutto questo con un display 16 noni. Questo fu il primo cabinato al mondo ad utilizzare quel tipo di diagonale. E fu anche il primo al mondo in realtà a richiedere ben $2 per una partita, mentre la media normalmente era di 75 centesimi. Virtua Racing fu un successo globale quasi inaspettato, stupì anche la Sega stessa, tant'è che ne fecero un'altra versione chiamata Virtua Formula, che era praticamente la versione deluxe del cabinato deluxe, deluxe alla seconda, dove tu ti trovavi all'interno di una replica intera di una monoposto, ma questa volta potevi collegare fino a 8 cabinati con un cavo di fibra ottica contemporaneamente. Il suo successo fu tale che divenne uno dei titoli arcade più giocati del 1992, classifica ovviamente capitanata da Street Fighter 2 perché in quegli anni non ce n'era per nessuno, per salire fino al secondo posto poi l'anno successivo nel 1993, sempre dietro a Street Fighter 2 appunto. Ma questo non fu l'unico titolo sviluppato per questa nuova Sega Model 1, perché proprio per questa scheda uscì anche il famosissimo Virtua Fighter, il primo picchiaduro al mondo interamente basato su grafica poligonale. Un titolo dove prendevamo le vesti del protagonista, del nostro Akira Yuki, che doveva vincere il solito torneo di arti marziali. C'erano fino a 8 lottatori selezionabili, tra i quali anche Tao Pai Pai di Dragon Ball, perché tutto il mondo ti dice che non è Tao Pai Pai, ma ragazzi, quello è Tao Pai Pai di Dragon Ball. Non c'è piove su sta cosa, non mi potete venire a dire che è ispirato perché è identico. Le basi del gameplay erano le stesse di Street Fighter, c'era il classico incontro alla meglio dei 3 match. Le prime differenze stavano nei comandi, ok che potevi utilizzare una croce direzionale a 8 direzioni, ma avevi soltanto 3 bottoni, il pugno, il calcio e la guardia. Ma la particolarità di questo titolo è che, a differenza degli altri picchiaduro, Virtua Fighter si basava su arti marziali reali, a differenza per esempio invece di Street Fighter, dove ci sono tutti i vari attacchi basati sulla forza spirituale, sul Chi, per non parlare poi dei vari King of Fighters e Fatal Fury dell'SNK che fanno ancora peggio. Virtua Fighter invece risultava essere un gioco più lento ma più tecnico. Virtua Fighter divenne uno dei titoli di maggior successo della Sega. Riuscì addirittura a vendere più di 40.000 cabinati ed entrò nelle classifiche di quelli più giocati dal 1992 in poi, consolidando il fatto che la Sega non solo era riuscita a raggiungere la Namco a livello di tecnologia, ma anche a sorpassarla per quanto riguarda la qualità dei suoi prodotti. Niente, tu mette svegli a ogni capitolo, C'era la sveglia biologica, come funziona? Ormai avrete capito che tra queste due case è guerra aperta per chi ce l'ha più lungo in senso tecnologico. Certo che dire che la Sega sta facendo una guerra per chi ce l'ha più lungo, te lo saresti potuto evitare. Sì, me lo potevo evitare. Introdotto finalmente il concetto di 3D, adesso era tempo di ottimizzarlo, perché una delle più grandi limitazioni era proprio quella del flat shading, il fatto che i poligoni avessero soltanto un colore. E la prima casa a sopperire questa mancanza fu proprio la Namco, con la sua scheda System 22.
dove questa volta introdussero un processore Motorola 68020 a 25 MHz. Era poi presente una GPU per gestire il 2D, proprio come era nel Saturn, con un chipset Namco personalizzato che ti garantiva una risoluzione di 640x480 pixel, e poi invece era presente la GPU che doveva occuparsi degli oggetti 3D. Questa volta però, anziché affidarsi a processori della Texas Instrument, passarono la palla direttamente alla Evans e la Shooterland con il loro TR3, un processore che garantiva appunto il texture mapping, abilitando quello che si chiamava Gouraud shading, cioè la possibilità di introdurre delle ombreggiature per ogni singolo poligono. Tutti questi processori portavano una potenza di fuoco di ben 400 megaflop e la scheda riusciva a gestire più di 240.000 poligoni al secondo. La Sega sapeva benissimo che la Namco stava lavorando a un'evoluzione della loro scheda e quindi si fece trovare preparata, perché nel 1993 fece uscire il suo Sega Model 2, che è uno dei sistemi più conosciuti anche per quanto riguarda l'emulazione. E questa volta anche loro, per il texture mapping, per questa famosa possibilità di agganciare una grafica in 2D su ogni singolo poligono, si affidarono in parte ad una ditta esterna. E che ditta? Perché era proprio la Lockheed Martin, che creava equipaggiamenti militari. Quel pazzo di Yu Suzuki andò per prendere la tecnologia di mapping delle texture dei simulatori di volo di questa ditta, e il suo scopo era quello di riadattare un sistema che valeva ben 2 milioni di dollari e schiaffarlo all'interno di un cabinato arcade con un costo non superiore a 50 dollari. E questo pazzoide infatti dichiarò che nessuno all'interno della Sega gli credeva quando lui diceva che voleva comprare questo dannatissimo sistema di mapping anche a costo di pagarlo 2 milioni per poi schiaffarlo all'interno di un cabinato, perché pensavano tutti quanti che fosse impossibile, e invece non era per il cazzo impossibile, perché lui ci riuscì e lo mise in culo a tutti quanti, creando una delle schede più remunerative della storia della Sega, arrivando tra le varie revisioni ad una potenza massima che era inferiore, cioè 240 megaflops contro i 400 della scheda della Namco. Ma alla Sega non importava, perché comunque avevano ottenuto un ottimo risultato per portarsi avanti con quello che sapevano fare meglio: sviluppare titoli arcade. E qui ci fu una delle battaglie arcade più belle della storia, perché ad ogni titolo che usciva da una parte, da quell'altra usciva subito il diretto concorrente. La Namco uscì nell'ottobre del 1993 con il suo Ridge Racer, per poi introdurre subito il secondo capitolo a giugno del 1994, e la Sega rispose con Daytona USA nel marzo del 1994. Rimanendo sempre in ambito corse, ma spostandoci più verso il rally, a seguito dell'uscita di Sega Rally Championship, uno dei titoli Sega di guida più belli mai usciti, vi consiglio di giocarlo, la Namco rispose con il meno famoso Dirt Dash, che però più o meno riprendeva le stesse meccaniche. Passando invece ai giochi acquatici un po' meno famosi, la Namco rispose a Sega Water Ski direttamente con Aquajet. Penso che questo cabinato ve lo ricordate tutti, perché era una figata assurda, perché c'era proprio la moto d'acqua da guidare con il pistone idraulico che ti faceva saltare come se fossi in mezzo alle onde, per poi passare invece ad ambiti completamente diversi, ma forse quelli più conosciuti di entrambe le case. Per ogni Virtua Cop che usciva da parte della Sega, la Namco rispondeva con un Time Crisis. Entrambi sparatutto, con delle meccaniche diverse per carità, che però erano comunque state ben integrate con i loro cabinati arcade e che davano esperienze di gioco divertenti da ambo le parti. E per poi arrivare a quella che io reputo la battaglia finale, se vogliamo, ovvero Virtua Fighter da parte della Sega, soprattutto Virtua Fighter 2 uscito nel 95, contro Tekken della Namco. Ma per parlare di questa battaglia dobbiamo cambiare completamente settore. Nonostante la Namco rispondesse a tono ad ogni titolo uscito da parte della Sega con i suoi, alla fine purtroppo non riuscì mai a battere il primato della sua avversaria, e Virtua Fighter 2 ne era il capostipite, con tutte le innovazioni che portava, la nuova grafica, che ormai i personaggi non sembravano più dei manichini finti, ma appunto con queste texture abbinate cominciava ad essere un picchiaduro di tutto rispetto. E voi direte: ok, allora che si sarà inventata questa volta la Namco
Namco per far uscire Tekken? Avrà creato un'altra scheda, una System 23, che doveva fare un culo tanto al Model 2 della Sega? E no, questa volta, perché Tekken all'inizio doveva essere sviluppato sì per il System 22, ma alla fine venne creato utilizzando una scheda chiamata System 11. No, non c'entra niente Stranger Things. Una scheda molto più modesta del System 22. Per carità, gestiva comunque il 3D, gestiva il texture mapping, ma a livello di potenza era nettamente inferiore. Come cacchio ci hanno pensato a metterlo su una scheda meno potente? Quelli di là stanno a riprodurre il mondo. Su consiglio di un certo Ken Kutaragi. Sì, lo so che ve lo ricordate questo nome, perché è proprio quel maledetto Ken il pazzo della Sony. Il tizio che da solo è riuscito a minacciare l'allora presidente della Sony, Oga, per fargli portare avanti lo sviluppo della PlayStation 1 una volta che la Nintendo abbandonò il progetto, ne abbiamo già parlato nella sua storia, adesso non ve lo sto a ridire, quando l'intero consiglio era contrario. Questo è il papà della PlayStation 1 e quello che poi diventerà anche il CEO della Sony. Che logica potrà mai aver avuto per farmi usare una scheda meno potente uno che come soprannome c'ha Ken il pazzo? E quando uscì Tekken in sala giochi non ebbe infatti tutto questo gran successo, perché Virtua Fighter 2 a livello di prestazioni era nettamente superiore. Ma Tekken, nonostante avesse una scheda meno potente anche dello stesso Model 1 della Sega, quello precedente, quello del primo Virtua Fighter, sembrava comunque essere una tecnologia più simile al Sega Model 2 grazie al fatto appunto che aveva anche questo texture mapping. E come era possibile questa cosa? Perché la Namco pensò, ok, non sono in grado di sviluppare titoli con la stessa qualità di quelli della Sega, quindi che faccio? Gli rubo i programmatori. Sì, perché in quel periodo diversi sviluppatori della Sega avevano abbandonato la casa e la Namco se li prese subito, tra i quali poi c'era proprio Ishii Seiichi, il game designer di Virtua Racing e Virtua Fighter, ed è proprio grazie alla sua esperienza che con Tekken riuscirono ad ottenere un risultato che era una via di mezzo tra Virtua Fighter del Sega Model 1 e Virtua Fighter 2 del Sega Model 2, avendo però una scheda nettamente inferiore ad entrambe. E tu dici, ok, sei riuscito con un hardware meno potente ad ottenere un gioco comunque valido, quindi fa una scheda più potente del Model 2 e gli fai un culo tanto alla Sega. No, perché la genialata di tutta questa storia è che la Namco stava lavorando insieme alla Sony proprio allo sviluppo della PlayStation, perché l'hardware della prima PlayStation era basato proprio sul System 11 della Namco. Lo scopo di Ken Kutaragi, di Ken il pazzo, era creare titoli arcade con una scheda quanto più simile a quella che avrebbero messo nella loro home console per facilitarne il porting del titolo. Difatti anche la Sega ormai aveva fatto uscire il suo Sega Saturn, che proprio come titolo di lancio aveva Virtua Fighter e che stava all'inizio vendendo tantissimo, perché il Saturn, l'abbiamo già visto nella sua storia, all'inizio ebbe le vendite anche superiori a quelle della PlayStation, soprattutto in Giappone. Ma convertire i titoli del Sega Model 2 per farli girare all'interno dell'hardware del Saturn, che era meno potente, era molto più dispendioso che convertire quelli del System 11 della Namco per portarli dentro la PlayStation. Il primo Ridge Racer, che uscì come arcade nell'ottobre del 93 per il System 22 della Namco, arrivò su PlayStation nel dicembre del 94, ma con Tekken, che uscì come cabinato arcade nel 1994, nel dicembre del 1994, servirono soltanto meno di 4 mesi per portarlo sulla PlayStation, un porting fedelissimo alla versione arcade. Mentre i titoli più attesi per il Saturn, che erano proprio i porting di Daytona USA e Virtua Fighter 2, avrebbero impiegato molto di più ad arrivare. Daytona USA, uscito nel marzo del 94, arrivò su Saturn
nell'aprile del 95 e Virtua Fighter 2 stessa cosa sempre più di un anno dopo, perché uscì nel novembre del 94 e venne portato su Saturn nel dicembre del 95. Quindi entrambi i titoli di punta di quella console erano in ritardo di più di 6 mesi rispetto ai loro avversari su PlayStation 1 e fu proprio questo a decretare il successo che ebbe Tekken come picchiaduro e che ci portiamo avanti ancora ai giorni d'oggi. Non tanto la macchina arcade in sé per sé, perché la Sega faceva ancora dei titoli migliori da sala giochi, ma il porting su home console. A questo punto, come si suol dire, il resto è storia, perché sapete tutti benissimo che fine hanno fatto queste due case. La Sega continuò a mantenere il primato per quanto riguarda il reparto arcade e affondò invece per quanto riguarda il lato home console, facendo un casino con il suo Sega Saturn e non riuscendo più a ritirarsi su nonostante l'uscita dell'ottimo Sega Dreamcast, rimanendo capostipite su un settore come quello dei cabinati arcade che però stava appunto mano sempre scemando e finendo per colpa della maggiore potenza e del maggior numero di titoli sviluppati all'interno delle home console. La Namco invece continuò a sviluppare anche esclusive per le home console, soprattutto la PlayStation, cavalcò l'onda del suo successo ed è ancora oggi, ok, che si chiama Namco Bandai, una delle case di sviluppo più importanti al mondo. Ed ecco la mia decisione di non raccontarvi subito la storia della nascita di Tekken, perché volevo prima darvi questo incipit di tutta questa bellissima battaglia che c'è stata verso la fine dell'era arcade, quando fece capolino questa nuova tecnologia, questi oggetti tridimensionali. È una battaglia forse anche un po' sconosciuta, non è come la classica faida Sega contro Nintendo, sia di fine anni 80 che di fine anni 90. Questa, se vogliamo, è stata un po' più velata e più tecnica come battaglia, perché si basa moltissimo sull'hardware. Io non so per esempio quanti di voi sapevano che le schede all'interno dei cabinati spesso erano fatte per ogni singolo titolo, e questa cosa è andata avanti per parecchi anni prima appunto di affermarsi i Sega Model 1, Model 2 e anche il Model 3, che poi fu uno dei migliori in assoluto. Ma tutta questa storia, se vogliamo, ha una morale che non è tanto la furbizia della Namco, ok, che ci ha messo il suo anche Ken il pazzo, ma quanto forse l'audacia di creare qualcosa di diverso. Perché è vero, la Sega ha sempre fatto innovazione, ha puntato moltissimo sulle nuove tecnologie, ha rischiato le chiappe e se le ha anche giocate ad un certo punto per portare qualcosa di nuovo, ma tanto di cappello alla Namco che in un momento così delicato, nonostante fosse sempre l'eterna seconda per quanto riguarda il ramo arcade, alla fine con una mossa quasi impensabile è arrivata alla conclusione che non sempre utilizzare il massimo della tecnologia può essere la soluzione per ottenere dei buoni risultati nel settore videoludico. E io sta cosa la ripeto ad ogni sacrosanto video storia, perché spero che qualche sviluppatore dei giorni nostri me senta, perché ve prego, fate i giochi con la testa. Un giorno ne parleremo della differenza di come venivano sviluppati una volta e di come vengono sviluppati adesso. Non so quando, perché ce n'è 1 miliardo di video da fare, però ne voglio parlare. Però io ci tengo tantissimo a queste cose perché mi rendo conto delle pochissime risorse che avevano i programmatori degli anni 80 e comunque dei titoli che sono riusciti a creare, mentre adesso è l'esatto contrario. Abbiamo risorse a iosa, ma creiamo titoli tutti uguali per la maggior parte. Quindi a voi sviluppatori, che il comportamento della Namco vi sia di monito, vi sia di ispirazione, perché non è sempre detto che chi ce l'ha più lungo ce l'ha vinta. Sì, lo so, ormai ho fatto tutto il video che è basato sulla Sega, permettetemi sto cazzo di paragone? Ho detto anche cazzo. Sono un genio. Bene ragazzuoli, spero che questa storia vi sia piaciuta. Io sapete che adoro l'era arcade, quindi quando posso, quando trovo queste perle, cerco sempre di portarvele. Me so quasi finito la voce, probabilmente anche i gatti, credo che Cibi stia ancora... No, se n'è andata, neanche me ne so accorto. Probabilmente gli ho rotto le palle a forza di parlare. E quindi me ne vado a dormire. Buonanotte, scusate. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.